con oggi 120 giorni. Ragazzi, oggi video bomba, 120 giorni di fotovoltaico. Andiamo, via! Facciamo il punto della situazione. Intanto vi illustro l'impianto perché so che tanti di voi hanno già visto qualche video in precedenza. Se non l'avete fatto andateli a vedere, ragazzi. Io passo passo costruivo il mio impianto e ho registrato nuovi video, ok? E vi ho fatto vedere tutto passo passo, perciò andate alla fine di questo video a vedere gli altri, so che vi piaceranno. E allora, ragazzi, il mio impianto oggi compie i primi 120 giorni, ok? Oggi analizzeremo tanti fattori, anche come mi sto trovando, se noto differenza prima, dopo fotovoltaico. 120 giorni, mi direte Fox, ma che cosa sono 120 giorni? Io ce l'ho da 3 anni, io ce l'ho da 4 anni, io ce l'ho da 10 anni. Sì, ragazzi, lo so, però personalmente, ok, in questa avventura mi ci sono imbarcato da poco, perciò andiamo a fare questi calcoli, ok? Perciò prima e dopo, prima del fotovoltaico e dopo del fotovoltaico. Prima analisi, prima del fotovoltaico, la cosa più grossa, ok? Paura della bolletta. Dopo del fotovoltaico, nessuna paura, ok? E questa già, ragazzi, è un pro per l'impianto. Limitare i consumi, perché se tu limiti i consumi la bolletta in teoria ti arriva meno. Bene, fai ciò che vuoi, perché appunto puoi andare oltre, hai energia da regalare, ragazzi, cioè non c'è paragone. Fai ciò che vuoi. Questi sono i primi due punti, ok, che oggi andremo ad analizzare nei miei 120 giorni. Allora, paura della bolletta. Sì, ragazzi, la paura della bolletta è una cosa comune di tantissimi di noi. Perché? Perché chi è rimasto bruciato, io prima pagavo 600 euro ogni 2 mesi, ok? Almeno queste erano le ultime 2 bollette che sono arrivate prima dell'installazione e messa in posa dell'impianto. Io in 2 mesi di posa sono arrivato a 100 circa euro, ok? Perciò in 2 mesi già ho abbattuto il costo della bolletta di prima. Bene, tu mi dirai sì, è vero, ma soldi in tasca, come siamo messi a soldi in tasca? Ragazzi, soldi in tasca giustamente come dopo meno soldi in tasca, e qui più soldi in tasca, perché giustamente qui ce li abbiamo e ce li conserviamo, qui li abbiamo investiti. Non è un fondo perduto perché nessuno ti regala niente, ragazzi. Questi sono soldi che tu esci, ma che investi. Non stai spendendo soldi per un qualcosa che è fine a se stesso. Qui io ho speso una bella cifra che ad oggi posso quantificare a quanto? 15, più o meno, ok? Più o meno, bene.
Tu mi dirai, Fox, sono troppi soldi, un sacco di soldi, 15.000 euro per un impianto. Ragazzi, ok, ma il mio impianto ha delle particolarità che hanno appunto richiesto qualche costo in più, iniziando da 15 pannelli, ok? 2 inverter, 15 kWh di batteria con 250 ampere di BMS, ok? Bene, già solo il materiale ha il suo costo e questo è il materiale più grosso, i componenti più grossi del mio impianto. Poi andiamo alla struttura per i 15 pannelli, 10 con inseguimento solare, ok? Per costruirmi la struttura ho dovuto fare altri investimenti, ho dovuto comprare la troncatrice, ho dovuto comprare la saldatrice, ho dovuto comprare tutto ciò che serve per lavorare il ferro, ma alla fine ragazzi, investimento in attrezzatura e l'attrezzatura mi è rimasta pronta lì, buona per fare tanto altro. Perciò questi soldi non li conto come spesa, io questi li conto, anche questi e tutto questo come investimento a 360 gradi ragazzi, e per me almeno è stato un investimento. Poi ragazzi, cosa abbiamo? Tutto l'impianto, perché è stato fatto l'impianto da zero, i cavi montanti, le montanti belle grosse, cioè non ho risparmiato sulla componentistica, sui cavi di buona sezione. Perché ragazzi? Perché io volevo un impianto fatto bene e ad oggi ragazzi l'impianto ha 120 giorni dalla prima accensione. E allora, differenze prima e dopo, libertà ragazzi, libertà, senso di libertà. Io ora ho accese 1, 2, 3, 4 luci sole in questa stanza, potenza, sono tutte LED, full LED, ok, ma se le sommiamo arriviamo a circa 100 watt, accese da ore. Di là ho tutte le lampade accese, ok? Cosa che prima non era così, cosa che prima io qui stavo con una sola lampada accesa, lì ne accendevo una in base alla zona dove mi trovavo, cioè libertà, ok? Nessuna restrizione. Tu mi dici, ma perché sprechi tutta questa energia? Ragazzi, non è che io spreco tutta questa energia, io la produco e perciò la devo utilizzare, perché se non facessi così, il mio impianto, che è un bell'impianto, lavorerebbe sempre ai minimi. Cioè questo impianto ha una potenza di picco di 6 kilowatt, cioè i pannelli al massimo mi possono produrre, ok, cioè possono trasformare la luce del sole in massimo 6 kW. Questo pennarello non va assolutamente bene, perciò lo cambiamo e andiamo a fare così, 6 kW. E ragazzi, questi 6 kW io ad oggi purtroppo non ci sono mai arrivato, ok? Perché la potenza prodotta dai tuoi inverter è direttamente proporzionale agli assorbimenti che hai nel tuo impianto. Bene, in più gli inverter ibridi cosa fanno? Sommano la potenza richiesta da casa tua, dalla tua rete, dal tuo impianto di casa, ok? Più sommano anche la potenza in ingresso alla batteria. Io ad oggi più di 5 kW, ok? Non ho tirato. Questo sta a significare che
nonostante tutta questa potenza, non è semplice, anche in un uso medio, gravoso, spreco, cioè quotidiano, tu non arriverai mai a questi valori con un uso normale. Ma tu mi dirai, e allora perché hai speso questi soldi per tutti questi pannelli, per 2 inverter? Perché? Non sono troppi. No ragazzi, non sono troppi, anzi forse sono pochi. Parlando dei pannelli, serve qualcosa in più e più avanti vi dirò perché. I 5 kW che io sono riuscito a vedere sui display dei miei inverter mi hanno fatto capire che l'impianto girava alla grande, ragazzi, perché sì, ad oggi il mio impianto funziona alla grande. Ci sono stati dei problemi in questi, dei disguidi, dei danni anche subiti nel mio impianto, ma ragazzi io sto facendo da cavia. Io per voi, per tutti quelli che mi seguono, sto testando tutti i vari prodotti e li stresso e li testo per davvero, ragazzi. Il mio impianto con la nuova BMS lavora alla grande, punte di 80, 90, arriviamo anche a 100 ampere senza problemi. Lavora bello, rilassato, sia con pannelli sia con batteria. I 15 kWh come sono? Sono pochi? No, non sono pochi. Non sono pochi, infatti mi danno la libertà di sera e di giorno, anche se c'è una brutta giornata, io ho possibilità di avere luce per tutto ciò che voglio fare. Vivo limitato? No ragazzi, non vivo limitato. Prima io vivevo limitato, oggi io vivo così. Faccio ciò che voglio, nessuna paura della bolletta. Per questo l'impianto off-grid ti aiuta. I soldi spesi non sono soldi bruciati, sono soldi investiti. Ma molti mi dicono: Fox, tu sei fortunato perché hai saputo fare tutto, hai saputo fare la struttura, hai saputo fare l'impianto, hai saputo scegliere i componenti, ma per noi che non sappiamo fare nulla di tutto ciò e ci dobbiamo affidare ad altri per avere la tua stessa fortuna, nel senso di avere il tuo stesso impianto, come ci dobbiamo comportare? Cosa consigli di fare? Come dico a tutti, acquistate il materiale, mettetelo in magazzino, organizzate tutto per bene, ok? Chiamate 1, 2, 3, 4, 5 elettricisti, ragazzi, e in base a se avete amici, conoscenti, presentate tutti i prodotti, capite se hanno esperienza in tal impianti, ma anche se non ce l'hanno, è un impianto molto semplice, cioè cablare un paio di cavi. Più complesso può essere se deve assemblare la batteria, se compri le celle sfuse vanno assemblate e quelle sono una grande seccatura anche molto pericolosa. Al tal proposito ragazzi, io sfrutterò questo video di oggi dei 120 giorni per dirvi che ci sono buone possibilità di avere batterie grazie agli sponsor pronte all'uso, i cosiddetti Powerwall. Come esiste il Powerwall di Tesla, sono arrivati i Powerwall di POW-MR. Ragazzi, di questo ne parleremo più avanti, ve li mostrerò, faremo recensione e sicuramente saranno parte, anzi faranno parte del mio impianto. Quelle batterie prendi, monti, pronti. Invece con le celle assembla i cavi di bilanciamento, assembla i cavi della BMS, assembla le bus bar, comunque ragazzi quello è troppo un casino e non lo consiglio assolutissimamente a
chi è novello, anche chi è del settore elettrico si può trovare molto molto male. Se fa un errore, se inverte una cella, è finita. 120 giorni ragazzi, l'impianto sì, 120 giorni di goduria pura, di giorno col sole, di sera con la batteria. Tu mi dirai, ma c'è un contro? Ma ragazzi, un contro, oltre ad avere qualcosa in meno di capitale personale, io non vedo ad oggi qualcosa in meno. Ma ragazzi, non mi fa paura questo, perché il mio impianto è costato così, ok? Perché, come vedrai, come già hai visto, è un impianto particolarissimo, è un impianto davvero studiato ai massimi e senza risparmio di componentistica. E ritorno al discorso, perché due inverter? Ragazzi, io oggi non sono arrivato ad avere alti assorbimenti. 5 kW e già sono molti, ok? Per mio uso quotidiano, lavastoviglie, frigo, forno, condizionatori, tutti e due accesi, poi si monterà il terzo, eventualmente anche quello se c'è necessità di rinfrescare tutto l'appartamento, ma sempre e solo con il sole, ok? Parliamo sempre dell'impianto mantenuto off grid. Bene, due inverter mi danno 11 kW di potenza massima, ok? Considerando che nei miei programmi c'è anche quello di ricaricare l'auto elettrica tramite una colonnina ad hoc che ha una colonnina ad hoc monofase da circa 6-7 kW massimo. Perciò se tu fai questo conto che i due inverter sparano 11 kW in parallelo per il momento, perché ragazzi, se non lo sapete, io ho altri due inverter e sono i 5.6, ok, della POV MR. Quelli che ho ora montati sono i 5.5. Tu mi dici che cosa cambia 100 watt? Sì, cambia 100 watt. Due inverter nuovi saranno da 11 kg e 200 watt di picco. Bene, questi 11.200 watt un domani io li potrò utilizzare, per esempio 5 kW fissi per l'auto elettrica, sono 6.2 kW, sono per l'appartamento, ma considerando che in appartamento viaggiamo bassi, mettiamo 5 massimo di picco, che capita molto raramente, questo sta a significare che sono 5, 5, 10. Io stimo di avere dei consumi di picco massimi di 10 kW. Le mie linee sono dimensionate abbastanza bene per sopportare queste potenze? Sì ragazzi, perché la linea appartamento è suddivisa in due rami, in due cordoni, ok? In due cavi da 6 mm, perciò ogni cavo, anche se gli passano 3 kW o se gli passano 3 kW e mezzo, la voglio fare. E invece l'auto elettrica con un cavo grosso, metti da 12, da 10, ancora devo vedere, devo studiarmi, ma forse meglio da 12, così sono anche oltre, posso eventualmente in un futuro, se aumento i pannelli, potrei anche andare a fare ricariche anche da più di 5 kW, ok? Perché comunque la base di ricarica sarà una base di ricarica programmabile. Io tramite un software posso settarlo e dirgli caricami a 3, caricami a 5, carica a massimo 7. Ovviamente ragazzi 7 non lo voglio prendere in considerazione perché vuol dire spingere al massimo il MOSFET del caricabatterie, ma 6 e mezzo
ci può stare. Perciò io posso iniziare da 5, ma potrei anche arrivare a 6, 6,5, ok? E di conseguenza ho potenza in più che i miei inverter possono darmi. La ricarica della mia auto verrà fatta di giorno, ok? Tutti i giorni, anche se io riesco a caricarmi quanto? 10, 15 kWh, tanto di guadagnato. Io so però che non riuscirò a farmi una ricarica completa in una giornata, perché giustamente le necessità a casa ce le abbiamo, non posso riservare tutto all'auto elettrica, perciò per il momento andiamo avanti così. A questo vi collego un altro mio progetto che verrà, speriamo, in futuro. Il mio progetto sta nel costruire una pergola, una struttura comunque in ferro legno, dove sotto andare a parcheggiare l'auto e sopra, grazie a dei pannelli innovativi 500-550 watt, avere almeno 6 kW in eccesso, oltre questi extra, per caricare l'auto elettrica. Cioè io vorrei in un futuro non tanto lontano il mio impianto lasciarlo per casa, garage, ok? L'auto elettrica con impianto ad hoc, sempre con un bell'inverter, magari un 10 kW della POV MR, così è già bello grosso. Un bel pacco batterie glielo montiamo anche come accumulo extra. Però ragazzi, io quello lo vorrei utilizzare appunto solo ed esclusivamente per ricaricare l'auto, ok? Qua perciò si sta aprendo un altro progetto, un altro mondo, non a stretto giro. Ancora siamo in avanti con il primo progetto, lo facciamo maturare col tempo e raccogliamo i frutti. A breve dovrebbe arrivarmi la nuova bolletta, ufficialmente ragazzi la seconda bolletta, e vediamo quanto arriverà in questa bolletta. Io stimo non più di una quarantina di euro, considerando che sono stato allacciato all'Enel qualche ora in 2 mesi, perciò in teoria dovrei avere da pagare solo le tariffe fisse, ma questo lo vedremo. Lo vedremo insieme più avanti, farò un video ad hoc dedicato. Ragazzi, per questo video è tutto. Ciao belli e al prossimo video.